Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di luglio 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del cancro, periodo introspettivo, può anche essere un periodo un po' solitario dove si cerca l'isolamento per fare un po' il punto della situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione contatti c'è anche il numero di telefono e nella descrizione del video trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono 2, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene ragazzi, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per voi amici del cancro e partiamo subito con un 8 di pentacoli. Abbiamo un re di denari. Abbiamo il mondo. Il sole. Abbiamo un 4 di coppe, un 4 di bastoni. Un 3 di bastoni. E un 6 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegare un po' le energie del mese. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro e dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in una relazione, piuttosto che quelle che sono in una relazione complicata, extraconiugale o via dicendo. Allora, guardando le carte un po' così, la sensazione di questo eremita mi si lega un po' all'otto di pentacoli, come se voi foste focalizzati sul vostro lavoro, su quello che dovete fare, sul tran tran quotidiano. E ho come la sensazione che potrebbe effettivamente avvicinarsi una persona, ma voi, cioè, continuerete a fare un po' quello che siete soliti fare. Adesso andiamo a vedere un po' bene, partiamo, ok, perfetto. Allora, l'otto di pentacoli è spiegato da un 7 di pentacoli, da un fante di bastoni, dal mondo che avete già qui e da un fante di spade. Sì, ho come la sensazione che siate tipo in ritiro spirituale, vi stiate focalizzando su qualche cosa di quotidiano e un po' non abbiate magari tempo di guardarvi in giro, può essere che non abbiate neanche tanto entusiasmo di guardare chi c'è in giro. Parlo ovviamente per i single, poi dopo arrivo anche alle persone che sono in una relazione, ma se anche se foste già in una relazione, sento che è un po' come se il o la partner fosse, diciamo, tra virgolette, messa un po' in secondo piano, perlomeno all'inizio del mese. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Abbiamo un 3 di bastoni che avete già qui e un re di coppe. Andiamo a vedere anche il mondo. 9 di pentacoli. Io sento che comunque questo re potrebbe essere un potenziale partner o una partner, sapete che non definiscono
il sesso, ma un'energia, un modus operandi. Effettivamente qui avete anche un 10 di coppe, voglio dire, secondo me ci sono grandi possibilità di poter arrivare ad un risultato, di poter arrivare ad una soddisfazione, un appagamento, una certa stabilità, una certa concretezza. Cioè, questo gruppo di carte mi dice che il potenziale è fortissimo con questa persona perché ci sia un legame di un certo stile. Ora, dipende se siete o no single. Diciamo che io parlo di single perché l'eremita tendenzialmente è un personaggio solitario, però dopo andiamo anche a fare i vari esempi per le persone che sono in una relazione. Andiamo a vedere questo sole. E anche se siete in coppia, certe volte l'eremita parla di una solitudine all'interno della coppia. Ok, sapete che non è necessario essere fisicamente da soli per sentirsi soli, ma ci si può anche sentire soli nel bel mezzo di una folla. No, queste sono troppe, ragazzi, datemene un po' meno. Ragazzi, mi è stato chiesto a chi chiedo le mie carte, alle mie guide fondamentalmente, ok? Io faccio off camera, faccio come una specie di preghiera di apertura e quando chiedo le carte le chiedo alle mie guide. Allora, abbiamo un 7 di coppe, la carta del giudizio e un 5 di spade. Voglio una carta per questo 7 di coppe. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. Due di spade e 4 di coppe nuovamente. C'è qualche cosa che per ingenuità non state valutando. Ingenuità nel senso che è come se non aveste la malizia di vedere il lato B della medaglia, piuttosto che tenete presente che l'imperatore parla proprio di giocare a scacchi, cioè faccio questo e penso alla mossa successiva dell'avversario. Ecco, questa malizia sento che in questo mese non c'è tanto, e però vi consiglio di svilupparla, di provarci perlomeno, perché il non averla vi rende un po' dubbiosi, un po' ciechi. Il 4 di coppe è proprio la carta della cecità. Credo che vi fidiate un po' troppo di qualcuno, di quello che vi viene detto. In generale, può essere un amico, può essere come se voi riponeste massima fiducia nei confronti degli altri, e questo fa sì che non siate abbastanza maliziosi per vedere, non dico che qua ci sia, però per spiegarvi un'eventuale fregatura, qualcuno che magari è come se non avesse capacità di discernimento, ma sento che con questo eremita ci state lavorando. Questo ve lo dico perché c'è il sole parla proprio dei bambini. I bambini sono quella parte ingenua di noi che credono a tutti, che hanno come questa emozione che quando gli viene detto andiamo a prendere gelato, sì! Cioè, sapete, no? Sono frizzanti, come vi posso dire. E questa vostra attitudine nel mese di luglio farà sì che, come vi posso dire, bypasserete alcune cose e non sento sia tanto positivo, per cui fatevi venire un po' questa malizia. Ascoltate magari, sapete che abbiamo l'angioletto e il diavoletto che parlano dentro di noi, provate un attimino ad ascoltare un po' di più il diavoletto, non perché abbia ragione, ma perché giustamente vi deve venire il dubbio, è come se vi si dovesse instillare il dubbio. Il dubbio per riflettere, per autoanalisi, per l'introspezione, per capire che cosa veramente volete voi. Perché vi dico, qui il potenziale c'è ed è fortissimo, c'è una persona che è molto disponibile, che sarebbe anche di tipo concreta la relazione che potreste avere con questa persona, ma siete voi che in questo momento siete tanto focalizzati sul, come vi dicevo all'inizio, la routine, e anche magari questo atteggiamento fin troppo trasparente, mi verrebbe anche da dire, troppo aperto,
potrebbe portarvi a dare per scontato appunto certi passaggi, certe dinamiche che si potrebbero creare con questo personaggio. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 4 di pentacoli. Il potenziale, ragazzi, è bellissimo, E asso di bastoni. Il potenziale questo mese è fantastico. Diciamo che qui vedo come se foste un po' a rallenti, se vogliamo. Vi dirò che per qualcuno ci potrebbe essere un mettere alla prova l'altra persona. Secondo me una volta che lavorerete questo sole, che non vuol dire non fidarsi di nessuno, piuttosto potremmo dire che sì, potreste fidarvi di quello che vi dicono gli altri, ma non dare per scontato che sia così, cioè fatevi venire sempre il dubbio di quello che vi dicono, non tanto perché c'è un 5 di spade, quindi ci potrebbero essere come dei conflitti o delle questioni egoiche, delle proiezioni, delle ideologie che sono un po' campate in aria, quindi credo che bypasserete certi punti per quello che è importante per voi, soffermarvi un attimo con questo 4 di pentacoli e stare a osservare. Adesso andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Abbiamo la luna, wow, e gli amanti. Datemi una carta per la luna. 5 di pentacoli. Ok, la titubanza di cui vi ho parlato prima, o meglio il beneficio del dubbio, cioè quel sì, gli credo o le credo, però se non fosse vero, ipotesi, può essere un atteggiamento utile perché quello che vedo io è che la relazione cresce, ma c'è come una certa paura da parte vostra o di ricadere in certe dinamiche di comportamento, oppure di essere abbandonati, oppure di dedicare troppo tempo all'altro. Scusate. Però è anche vero che siamo noi che scegliamo quanto tempo dedicare all'altra persona, quanto tempo invece dedicarlo a noi stessi, cioè siamo noi che dobbiamo effettuare certe scelte mettendoci al primo posto, mettendoci in primo piano, mettiamola così. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo un papa. 8 di pentacoli, 10 di spade, 10 di pentacoli. Che interessante perché si inizia anche con un 8 di pentacoli. Datemi una carta per il 10 di spade. Regina di coppe, 6 di bastoni. Questo ve lo metto qui. La sensazione, ragazzi, è che qui vorrete portare a galla qualche cosa, soprattutto se c'è questa paura, come vi ho detto prima, magari di ritornare in certe dinamiche del passato. È un po' come se aveste bisogno di mettere in chiaro le cose con l'altra persona. Che cosa volete voi? Qual è la vostra vera verità? Di che cosa avete bisogno? Come volete impostare una eventuale relazione? Ve la sentite di fare già qualche cosa di concreto, di ufficiale, mettiamola così? Oppure preferite andare con calma perché appunto c'è come la paura di ricadere in certe dinamiche di comportamento? Io credo che qualcuno sappia, senta che è ingenuo, cioè ne sia consapevole, e questo purtroppo è un deterrente per far sì che le cose si sviluppino. Cioè è come se
Ah, ma io sono ingenua, certe cose non le vedo, preferisco non giocare per non perdere. Invece no, sviluppate la capacità di discernimento, quinto chakra, ragazzi, capacità di discernimento è il quinto chakra. Perché secondo me c'è un gran potenziale che si può sviluppare, ma è come se viaggiaste col freno a mano tirato. Mm? Vi dico, il potenziale è grandissimo del mese. Allora, partiamo dai single. Secondo me ci sono delle ottime probabilità. Innanzitutto sento che ci saranno varie persone che vi gireranno intorno, qualcuna potrebbe anche essere proprio nel mondo del lavoro, qualcun altro invece potreste conoscerla magari, non lo so, ad un matrimonio, ad una fiera, ad una sagra, qualche riunione familiare un po' allargata, cioè come la sensazione che saranno tipo amici degli amici che vi presentano questa persona, però c'è un personaggio soprattutto che effettivamente ha tutte le carte a posto praticamente, no? L'unica cosa è che appunto a causa di questo vostro troppa eh, ingenuità potreste nel mese di luglio tendere a non esporvi troppo con questa persona. In realtà sento che le cose sono abbastanza in equilibrio, che insomma troverete un nuovo modo di conversare, mi viene da dire. Cioè io sento che l'altra persona è concreta e se non vi dà le risposte alle domande che voi fate è perché è come se dovesse essere sicura delle sue scelte prima di dire a voi sì o no. È una persona integra, no? Non è che vi dice sì solo per farvi contenti o perché vuole soddisfare le vostre aspettative. È una persona che ha un certo spessore e quindi se non sa, piuttosto dice non so. Non è che non vi dia le risposte per farvi tribulare, insomma, ma semplicemente perché è una persona coerente con se stessa e quindi se non sa preferisce dire, cioè non dire niente, no? Però comunque sento che c'è un buon potenziale che si può sviluppare. Per chi fosse in una relazione da un po' di tempo, da breve tempo, relazione a distanza, essere in una relazione per me vuol dire che due persone hanno un legame energetico attivo, ok? Ehm, Dunque, devo dire che tutto sommato le cose, anche per voi, hanno come il potenziale di diventare più concrete, si va come verso la crescita, verso un'espansione della relazione. Vi dirò, per qualcuno potrebbe esserci un'ufficializzazione. Mm, per qualcun altro credo che vi presenteranno alla famiglia. Cioè c'è come il, ok, siamo arrivati fino a questo punto, adesso dov'è la direzione comune della coppia? Però sento come se ci fosse una sorta di ufficializzazione, una sorta di crescita, vedo che il mese è comunque abbastanza in equilibrio e nonostante tutto questo eremita è all'interno della relazione, cioè sento che è come se sviluppaste una certa indipendenza all'interno della relazione. Per quello che riguarda invece le persone del terzo gruppo, che sono in una relazione più o meno, che non si capisce bene se sì, se no, potrebbe essere una relazione extraconiugale. Allora, se è sì, se non si sa se è sì o no, vi dico che la persona che state frequentando potrebbe essere già sposata e soprattutto se la conoscete nel mondo del lavoro o comunque in situazioni inerenti al lavoro. Devo dire che comunque non credo che accetterete meno di quello che vi spetta. Cioè è come se foste in una fase dove vi chiedeste, ma io che cosa voglio da un uomo, da una donna, da una relazione, o dalla vita anche, no?
Qual è la mia vera verità? Cosa serve a me per avanzare e per evolvere? Questa persona può effettivamente farmi evolvere? Può darmi quello di cui ho bisogno? Saranno un po' queste, secondo me, le domande che vi farete. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Armonia, carta numero 16. Vivo in armonia con il mondo intorno a me. Andiamo a vedere un altro oracolo. Qua parla di qualcuno che sta, vedete che sta cucendo il cuore, come se ci fosse qualcuno che si sta curando da vecchie ferite. E parla anche di libertà dalla tossicità, o meglio, da una relazione tossica o da addizioni, da dipendenze. E la seconda abbiamo una cassetta. Qui vi invita praticamente a fare dei nuovi pensieri, perché il fatto che ci sia la cassetta vi dice che siete sempre lì che pensate le stesse cose, e è anche una carta che parla di ripetere le stesse dinamiche di comportamento. Ok, ultimo oracolo. Sì, ma secondo me con la carta dell'eremita è un po' come se alzaste la testa questo mese e faceste sentire la vostra. Sia che siate single, sia che siate in coppia, sia che siate in una relazione più o meno, è come se, sì, la capacità di discernimento, una volta che lavorerete quella, vedrete che sarà molto più facile esprimere la vostra verità. Ricordate che è collegata al quinto chakra la capacità di discernimento, che è il chakra della gola, quello della parola. Ok, allora qui abbiamo il sognatore. Guardate, un ritardo interno, come se aveste bisogno proprio di prendervi il vostro tempo per fare le valutazioni del caso. E poi qui abbiamo cambio di sentiero, però parla di gennaio. Quindi nel caso siate in una fase di restyling della vostra vita piuttosto che della relazione, è facile che questi mesi vi aiutino a creare effettivamente il cambio. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che ci siano stati degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Lo stesso lavoro io lo propongo anche nella sezione degli abbonati, se per caso, non lo so, avete tempo solo a mezzanotte o che so io, potete comunque guardarvi i video degli abbonati. Lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti diviso per settore, quindi amore, lavoro e via dicendo, e ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho condensato e messo a disposizione in quella parte, in quella sezione. Potete anche dare un'occhiata ai titoli dei video in quanto sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone e quindi potete accedere da un altro telefonino piuttosto che dal computer. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!